tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia top down che io ho deciso di chiamare Magic. Per poterla realizzare ho utilizzato il Muffin Magic Drops della Stelly Yarn che abbiamo già utilizzato per fare un'altra maglia. Questa volta però ho utilizzato il colore azzurro, guardate che meraviglia, come luccica, si vede luccica in telecamera? Mi pare di sì, però è azzurro con il lamé blu, quindi è veramente bellissimo. Invece di questo colore ce ne sono anche altri disponibili, come sempre vi lascio il link in descrizione e adesso ve li mostro. E vi dico anche già che io ho utilizzato una sola cake, ma ne è avanzata veramente tantissima e sicuramente farò un altro progetto da abbinarci, quindi una cake vanno bene anche se siete una taglia S o una taglia una taglia M o una taglia L, però mi raccomando, se decidete di trasformarla in un vestito, in quel caso taglia L, vi occorrono 2 gomitoli. Ecco qui che altri colori disponibili, abbiamo questo bianco con il lamé dorato, oppure c'è questa novità che è grigio con lamé grigio, non so se si riesce a vedere bene dalla telecamera, spero di sì, comunque lo trovate sul sito le foto dove si vede bene. E abbiamo anche questa che ho chiamato sabbia dorata perché appunto il colore della sabbia con il lamé dorato. Sono colori, e oltre a questi naturalmente ce ne sono tanti altri con cui potete scegliere e sono uno più bello dell'altro. Per quanto riguarda la lavorazione, come potete vedere è un top down, si possono fare tanti aumenti fino a che non raggiungete per lo sprone la larghezza desiderata, e io sono andata a fare degli ulteriori aumenti poi sotto per averla sfiancata qui sui fianchi, in modo che non stringa ma venga appunto sfiancata, perché io sotto in questo momento non so se si vede ma indosso una gonna che va ad allargarsi, quindi diciamo a campana, e quindi ho bisogno di sopra di una maglia che appunto andasse ad allargarsi, e l'ho fatta un po' più lunga del solito anche perché voglio indossarla sopra dei pantaloni. È una maglia un po' forata rispetto al solito perché, come vi ho detto, sto iniziando a fare dei progetti più per la primavera che poi possiamo sfruttare anche in autunno, e infatti è un po' forata, non tantissimo perché comunque ci sono queste strisce di maglie alte che comunque sono coprenti, però come potete vedere dal mio braccio è un po' sforato. Dicevo, è semplicissimo realizzarlo, alla fine una volta raggiunta la larghezza desiderata è un giro che va sempre ripetuto, e anche lo sprone veramente è semplicissimo da realizzare. Per le maniche ho fatto la stessa lavorazione che ho fatto per la maglia, e naturalmente se la volete ancora più primaverile da poter sfruttare anche in estate nelle serate più fresche, vi consiglio di fare la manica a 3/4 oppure di lasciarla appunto senza maniche. Detto ciò, spero che anche questa creazione e ho utilizzato sempre un centro numero 4,5. Detto ciò, se anche questa creazione vi piace, mi raccomando, se la realizzate mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete scrivendo filati Elsa o Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho vestito, lo sto lavorando quindi ancora non ho deciso, io lavorerò utilizzando il filato della Stelly Yarn linea Muffin Magic Drop. Io ho scelto questo colore, guardate che meraviglia, che è il colore azzurro, ma qui abbiamo anche il sabbia dorato dove abbiamo pure il sabbia con il filo dorato, e qui invece abbiamo il grigio dove c'è il grigio con il lamé grigio, ma ci sono anche 3 colori che trovate disponibili sul sito. Allora io vi faccio vedere un attimo la lavorazione perché, come vi ho detto, ho già iniziato a lavorarla, ma per dirvi questo, lavoreremo con l'uncinetto del 4,5. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 9. Io ho montato 126 catenelle con l'uncinetto del 4,5 mi permette di avere uno scollo molto largo, diciamo quasi a barca, quindi taglia ML. Io come sempre vi suggerisco di non andare a mettere ulteriori punti, quindi un altro aumenti, ma di andare a fare degli aumenti in più rispetto a me quando andiamo a fare i giri, perché altrimenti la lavorazione, lo scollo si allarga troppo. Quindi taglia M io vi direi proprio di non mettere, taglia L se proprio state lavorando con un altro filato, oppure se comunque volete anche voi lo scollo bello largo, andate ad aumentare di solo i 2 motivi, e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 9, quindi in questo caso dovreste aumentare di 18 catenelle. Quindi ripeto, io ho montato 126 catenelle, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 9, però mi raccomando, io fossi in voi taglia M taglia L non andrei a aumentare le catenelle, ma andrei solamente a fare dei giri in più di aumento rispetto a me, perché come potete vedere questa maglia si fanno degli aumenti. Io mi sono fermata al primo aumento, quindi al quinto giro non ho fatto più aumenti,
però voi se dovete vi spiegherò come fare altri aumenti, perché sicuramente rispetto a me dovete fare degli aumenti in più. Quindi detto ciò, possiamo andare vi spiego come andare a realizzare appunto questa creazione. Allora, montate le vostre catenelle, andiamo a fare il nostro primo giro, che si realizza andando a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo nella stessa catenella, andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Vi sposto queste così vedete meglio. Si saltano 4 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3. Catenella di separazione, si saltano 3 catenelle e si ricomincia da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, una, 2, 3. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, 2, 3. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, una, 2, 3, salto 4 catenelle di base e di nuovo andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, una, 2 e 3. Catenella di separazione, si saltano 3 catenelle e si ricomincia da capo. Si deve andare a fare questo per tutto il primo giro. Sto terminando il giro, ho fatto la catenella di separazione, salto le ultime 3 maglie alte, entro dove ho la terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una, 2. Salto tutto, vado direttamente nel secondo gruppo di 3 maglie alte, entro nell'ultima e vado a fare le mie, scusatemi ho il filo qui, le mie 3 maglie alte, quindi entro e vado a fare la prima maglia alta, la seconda e la terza. Catenella di separazione, entro nell'archetto di separazione, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e vado a fare di nuovo 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi di nuovo vado nella prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, una, 2, 3. Vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Catenella di separazione, entro dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto la maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare a fare il terzo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro la maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, una, 2. Vado direttamente sopra la terza maglia alta del secondo gruppo di maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, una, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta singola e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, una, 2, 3. Scusate, mi devo tirare un po' di filo. Ok,
Quindi vado dove ho la terza del mio secondo gruppo di maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, si ricomincia da capo, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia, la maglia alta unica, e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Devo fare questo quindi per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto la catenella, entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, vado direttamente dove ho la terza la terza maglia alta del secondo gruppo e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione e andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 3 maglie alte sopra l'ultima delle 3 maglie alte del secondo gruppo, 1, 2, 3, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, 2 maglie alte sopra la seconda, 1, 2, catenella di separazione, si ricomincia da capo, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, 3, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo, 1, 2 e 3, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, 2 maglie alte sopra la seconda, 1, 2, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Bisogna fare questo per tutto il quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto la catenella, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, andiamo poi direttamente dove abbiamo la terza maglia alta del gruppo del secondo gruppo di maglie alte e andiamo a fare 3 maglie alte, catenella di separazione e andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, una maglia alta sulle successive 2 maglie alte, quindi una maglia alta successiva, 2, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, scusa, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2, 3, vado direttamente dove ho il secondo gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, una maglia alta sopra le successive 2 maglie alte, 1, 2, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, catenella di separazione, si ricomincia da capo,
3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra l'ultima delle nostre 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2, una maglia alta sopra le successive 2 maglie alte, una, e vado nella successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 2, catenella di separazione, una facciamo di nuovo insieme, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo, 1 2 3, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza, la seconda, l'ultima maglia alta, 1 e 2, catenella di separazione, e si ricomincia da capo. Bisogna fare questo per tutto il quinto giro. Sto per terminare anche il mio quinto giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ora il sesto giro io non devo andare a fare più aumenti perché nella maglia che sto facendo mi sono fermata appunto a questi aumenti, però adesso vi faccio vedere iniziare il giro, perché l'inizio del giro è sempre quello, l'abbiamo capito. Vi farò vedere cosa deve fare chi deve ancora da aumentare, quindi taglia M e taglia L, e invece cosa deve fare come me, chi non deve più aumentare, cosa deve fare. Quindi inizio del giro sempre quello, 3 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, 1 2, andiamo nella terza delle nostre maglie del secondo gruppo di maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3, catenella di separazione. Allora, per chi deve andare a fare ancora degli aumenti, dovete andare a fare in questa maniera: andate dove avete la prima maglia alta e andate a fare 2 maglie alte, quindi una, scusatemi, non ho preso bene i fili, 1 2, una maglia alta sulle successive maglie alte fino ad arrivare alla penultima, in questo caso sono 4 maglie alte, 1 2 3 4, e sopra l'ultima andate a fare di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, e si ricomincia da capo. Quindi mi raccomando, taglia M sicuramente dovete fare un giro oltre a media aumenti, quindi io mi sono fermata al quinto giro, voi fate anche al sesto giro un aumento. Non penso che dovete farne un altro, però nel caso anche dovete fare come la taglia L, il giro successivo di nuovo andrete a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sulle successive 6 maglie alte, 2 maglie alte sopra l'ultima. Quindi ripetiamo, per chi deve fare gli aumenti deve sempre andare a fare, dove abbiamo la striscia di maglie alte, 2 maglie alte a inizio e 2 maglie alte a fine delle maglie alte, mentre in quelle centrali va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io direi taglia M, secondo me un giro solo di aumenti basta, perché comunque abbiamo diverse strisce, si allarga. Taglia L sicuro ne dovete fare 2 e magari poi ne fate anche un terzo. Io vi ripeto sempre, una volta fatto l'ultimo giro, di andare a vedere quanto si è allargata la maglia. Questo è per chi deve fare gli aumenti. Per chi come me invece non deve fare più aumenti, andiamo semplicemente a fare maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi anche taglia M e taglia L, dopo che avrete fatto gli aumenti, quando non dovete farne più, andate semplicemente a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ora potete anche fermarvi a un giro in più rispetto a me taglia M, e poi se vedete che state arrivando all'altezza degli scalfi e sul seno, sulle braccia lo vedete un po' comunque stretto, andate a fare, prima di mettere i marcapunti, un ulteriore aumento. Non dovete per fare forza l'aumento qui, potete farne un ulteriore aumento anche verso la fine. Io infatti dovrò fare sicuramente degli aumenti ad altezza fianchi se faccio una maglia lunga o comunque anche un vestito, quindi
Adesso io continuerò poi a lavorare sempre il sesto giro senza fare più aumenti, quindi sempre andiamo a fare 3 maglie alte, andiamo direttamente sopra la terza maglia alta, andiamo a fare i nostri 3 maglie alte e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi catenella, maglia alta sopra ogni maglia alta, e si continua così. Questo è il giro che dovremo sempre ripetere, quindi una volta finiti di fare gli aumenti si andrà a ripetere sempre il sesto giro, quello senza più aumenti, dove andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta nella nostra striscia di maglie alte. Io vi farò adesso, continuerò a lavorare da sola e naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare senza fare più aumenti per poter mettere i marcapunti, e vi farò vedere come appunto andare a mettere i marcapunti. Allora, io sono arrivata a poter mettere i marcapunti dopo aver fatto il mio ultimo aumento al quinto giro. Sono arrivata al 12° giro senza fare più aumenti. Mi raccomando, per quanto riguarda le altre taglie, come vi ho suggerito, taglia M dovete arrivare, io ho 6 maglie alte, voi dovete arrivare a almeno 10 maglie alte, mentre per una taglia L arrivate ad avere almeno 14 maglie alte per ogni striscia. Per quanto riguarda la divisione, questa, a meno che non avete messo delle catenelle in più, ma io vi ho detto di no perché lo scollo è bello largo, per quanto riguarda andare a mettere i marcapunti, tenete presente comunque che oltre a fare gli aumenti dovete fare anche qualche giro in più rispetto a me per le taglie ML. Io direi taglia M dovete fare almeno 2-3 giri in più rispetto a me, quindi se io sono arrivata alla 12ª, voi arrivate al 15° giro, taglia L arrivate anche al 18° giro. Per mettere i marcapunti andate a contare le strisce di maglie alte, ne abbiamo un totale di 14 e le mettiamo in questa maniera: 3 avanti e 3 dietro, 2 libere per maniche, 1 e 2, 1 e 2, e poi ne abbiamo altre 2, quindi vedete io qui ho le 2 libere e qui ne ho altre 2. Dove abbiamo le maglie alte giusto alla metà mettete il vostro marcapunti sia avanti che indietro. Io avendone 6 ne ho lasciate libere 3, tra la terza e la quarta ho messo il marcapunti, ho fatto la stessa cosa dietro. Ora naturalmente per chi ha 10 maglie deve lasciarne 5 libere, quindi dopo la quinta mette il marcapunti sia avanti che indietro. Stessa cosa, dovete alle taglie più grandi dovete solo dividere a metà le maglie alte, e stessa cosa da quest'altra parte per la manica. Ho lasciato 2 aperte e 2 libere, e nelle 2 successive, una avanti e una indietro, sono andata a mettere il mio marcapunti appunto in mezzo, lasciando libere 3 maglie, scusatemi non si vedeva, 3 maglie e 3 maglie ho messo il mio marcapunti. E adesso noi torneremo a lavorare in tondo la nostra lavorazione. Io continuerò a non fare aumenti. Se dovete fare aumenti fate come abbiamo fatto qui, quindi nella prima e nell'ultima delle vostre maglie alte ne fate 2 se dovete fare degli aumenti. Io non devo farni, continuo a lavorare con la mia stesso uncinetto e inizio il giro. Questa volta non spezzo il filo come faccio solitamente, spezzando il filo e iniziando da sotto, ma continuo a lavorare come ho sempre lavorato, quindi continuo a lavorare il mio giro fino ad arrivare al mio primo marcapunti. Quindi ho lavorato il giro come lo stavo sempre lavorando e sono arrivata al mio primo marcapunti, e vado a lavorare in questa maniera. Nelle prime maglie alte vado a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta dove ho la maglia alta prima di aver messo il marcapunti, quindi la mia terza maglia alta, e poi vado direttamente dopo il marcapunti, quindi nelle 3 maglie alte della striscia dietro. Vedete, queste sono la manica, quindi vado direttamente nelle ultime 3, lascio quindi le ultime 3 qui e le prime 3 qui, e vado direttamente da quest'altra la parte a lavorare la mia maglia alta. Quindi qui posso togliere il mio marcapunti e vado a lavorare normalmente, quindi vado a fare le ultime 3 maglie alte e a riprendere la lavorazione che stavo facendo del mio giro. Quindi poi vado a fare la mia catenella di separazione e le 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi continuo a lavorare normalmente come stavo sempre facendo fino ad arrivare al secondo marcapunti, e poi vi faccio vedere appunto come chiudere il giro e come riniziare poi il successivo. Naturalmente io poi continuerò a fare la mia lavorazione fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Come vi ho detto, ancora sono indecisa se fare una maglia o se fare un vestito,
però se dovessi fare un vestito o comunque anche una maglia, dovessi fare degli aumenti, io vi dirò quante volte sono andata a lavorare il mio giro per arrivare alla lunghezza desiderata. Sono arrivata al secondo marcapunti, quindi di nuovo una maglia alta sopra le prime 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Naturalmente chi ha la taglia più grande ha più maglie alte da fare. Questa è la mia manica, vado direttamente nella parte avanti e quindi vado sulle ultime 3 maglie alte della striscia e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi nel giro successivo naturalmente andrò a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Devo terminare il giro, quindi vado sempre a fare la catenella di separazione, tiro un po' l'asola, entro nell'archetto di una catenella con l'uncinetto da dietro, mi vado a prendere il filo, me lo tiro dietro e vado a fare una maglia bassa e una catenella che equivale alla mia prima maglia alta, poi rientro di nuovo le nostre altre 2 maglie alte. Benissimo, quindi come vi ho detto io continuerò la lavorazione in questa maniera, andando a lavorare giù, sempre giù per quanto riguarda la mia lavorazione, quindi vedete che carina. E ripeto, se dovrò fare degli aumenti vi farò sapere, poi quando dovremo andare a fare la manica vi farò vedere appunto come andare a fare anche la manica. Allora, ho terminato la parte sotto della maglia, alla fine ho deciso di fare una maglia e ho fatto un totale di 34 giri, però al 24esimo e al 28esimo sono andata a fare l'aumento. Ricordatevi sempre che con l'aumento, come vi ho detto, io sono andata a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, e l'ho fatto dove ho tutte le strisce di maglie alte. Quindi ripeto, ho fatto un totale di 34 maglie e 34 giri. Ho fatto gli aumenti al 24esimo giro e al 28esimo giro, quindi anche la parte sotto della maglia è terminata. Adesso andiamo a vedere come fare le maniche. Adesso andremo a realizzare insieme la manica. Come potete vedere io qui in realtà già ne ho fatta una perché volevo vedere se doveva stringerla oppure no, e io vi dico che ho dovuto stringerla un pochettino, vi faccio vedere subito come, però mi raccomando, per chi non deve stringere ma deve andare di lavorazione dritta può andare tranquillamente. Io ho fatto soltanto, adesso vi faccio vedere proprio al primo giro come sono andata a stringere leggermente la maglia. Ho tolto solamente come si dice, una maglia alta alla striscia sotto al braccio, mentre il resto l'ho lasciato uguale. Quindi andiamo a lavorare. Come vi dicevo, io adesso parto dagli scalfi, da sotto gli scalfi, e dovrei andare a fare una maglia alta direttamente sopra la prima delle 3 maglie alte libere e andare a lavorare normalmente, finire con la maglia alta, l'ultima maglia alta sopra le ultime 3, e chiudere con una maglia bassissima, e il forellino che mi rimane aperto qui andare poi a cucirlo con uno di questi fili e col l'ago. Solo che quando ho fatto il primo giro mi sono accorta che comunque la manica era un po' larga, quindi ho deciso di stringerla e la stringo sotto in modo tale, da una parte così dopo io non devo andare a cucire, ma dall'altra parte appunto ho già stretto la mia manica. Quindi come vado a fare? Invece di andare a fare una maglia alta sopra la prima delle 3 e una maglia alta sopra l'ultima delle 3, io entro con l'uncinetto sopra l'ultima delle 3 e nella prima delle 3 e vado a fare un'unica maglia alta, quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Ripeto questo se come me dovete andare a stringere la lavorazione. Se non dovete stringere la lavorazione, seguite normalmente il lavoro, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, chiudete con una maglia bassissima e il foro che vi si crea lo andate a chiudere con ago e filo, quindi semplicissimo come abbiamo fatto anche con un'altra maglia. Io invece qui, come ho detto, devo stringere un po' la lavorazione, quindi parto proprio da questo, andando a togliermi una maglia alta nella striscia sotto di maglie alte. Quindi qua me ne resto con 6, sotto ne avrò 5 perché appunto io adesso ne ho fatta una, quindi vado direttamente poi a farne una sopra la seconda e una sopra la terza e poi vado a lavorare normalmente. Quindi i giri che si ripetono sono sempre gli stessi, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vedete, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi per altre 2 maglie alte, poi vado a fare la catenella e vado a lavorare normalmente il giro, quindi andando a fare sempre 3 maglie alte sopra la prima maglia alta del gruppo di 3
e poi 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta del gruppo di 3 e poi procedo normalmente. Ripeto questo se dovete stringere la lavorazione. Se non dovete stringere la lavorazione, andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi chiudete con una maglia bassissima e andate a cucire con il filo. Va benissimo anche questo filo, ne prendete soltanto 2 o 1 e andate appunto a cucire. Se avete bisogno di fare qualche altra di stringere un po', potete andare a stringere la lavorazione delle maglie alte qui, però mi raccomando, se dovete stringere solo di una maglia alta, andate a fare una maglia alta sopra la prima, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte chiuse insieme, facendone una non chiusa sulla terza e una non chiusa sulla quarta, quindi il calo lo fate qui e poi una maglia alta e una maglia alta. Questo se dovete stringere la lavorazione andate a fare al centro il vostro diminuzione. Mi raccomando però in questo caso fatelo anche nelle altre strisce, perché altrimenti vi vengono delle strisce due strisce più piccole e le altre più larghe. In questo caso allora vi consiglio o andate a fare tipo se dovete stringere, stringete sotto al braccio, se dovete stringere poco quindi una sola, se dovete stringere poco ma non tantissimo, se andate a fare la diminuzione su tutte le strisce poi vi diventa troppo stretta, allora alternate, a una la stringete, a un'altra no, una la stringete, l'altra no, in questa maniera, in modo tale che diminuite non tantissimo e comunque potete fare questo gioco di alternare una striscia chiusa, una striscia più stretta con una striscia più larga, invece di avere 2 strisce strette e 2 strisce larghe, per intenderci. Bene, io adesso riconto i giri che ho fatto in modo tale che vi dico quanti giri sono andata a fare per avere la lunghezza della manica desiderata. Allora ho fatto sono andata a contare un totale di 39 giri, quindi ho ripetuto il mio giro per 39 volte. Adesso vado a terminare la seconda manica, vedrò se fare un giro di maglie basse intorno allo scollo, ma non penso, perché mi è venuto bello largo, quindi mi piace il fatto che possa restare largo, visto che comunque è una maglia che voglio indossare soprattutto in autunno e in primavera. Comunque adesso finisco l'altra manica e poi vado a decidere. Ho terminato anche la seconda manica, come vi ho detto me la sono indossata e ho deciso di non andare a fare alcun tipo di bordo sullo scollo. È venuto un bello scollo largo, mi piace tantissimo per come è fatta questa maglia, quindi io la lascio così, però voi potete fare sempre un giro di maglie basse, 1 o 2 giri se volete stringere, e poi magari fate dei giri di maglie basse anche per rifinire i polsi o la parte sotto della maglia, in modo da richiamare la parte sopra, quindi lo scollo. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.